Carlos Castaneda. Il modo corretto di camminare. Una forma corretta di andare. Tecniche di base. Video tutorial. I passi sono tratti dal volume Viaggio a Ixtlan, capitolo 3. Perdere l'importanza. Attenzione! Le citazioni sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola senza censure o adattamenti. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. Immediatamente dopo che arrivai a casa sua, mi portò a camminare attraverso il chaparral nel deserto. Non guardò il sacchetto di generi alimentari che gli avevo portato. Sembrava mi stesse aspettando. Camminammo per ore. Non tagliò piante né me le mostrò. Invece mi insegnò un modo corretto di camminare. Disse che dovevo piegare delicatamente le dita mentre camminavo per mantenere l'attenzione sulla strada e sui dintorni. Affermò che il mio modo ordinario di camminare era debilitante e che non avrei mai dovuto portare nulla in mano. Se era necessario trasportare cose, si dovrebbe usare uno zaino o qualsiasi tipo di rete portatile o una borsa per le spalle. La sua idea era che, costringendo le mani ad assumere una posizione specifica, si è capaci di maggiore energia e lucidità. Non era il caso di discutere. Piegai le dita come lui indicava e continuai a camminare. La mia lucidità non variò in nessun modo, né tantomeno il mio vigore. Camminammo per un'altra ora e poi prendemmo la strada diretta a casa sua. A un certo punto rimasi indietro e lui dovette aspettarmi. Controllò le mie dita per vedere se le avevo piegate. Non era così. Mi disse imperioso che quando io camminavo con lui ero tenuto a osservare e copiare tutti i suoi modi, altrimenti sarebbe stato meglio non seguirlo. Non posso stare ad aspettarti come se tu fossi un bambino, disse in tono di rimprovero. Quella frase mi fece cadere profondamente nella vergogna e nello smarrimento. Come era possibile che un uomo così anziano camminasse molto meglio di me? Mi ritenevo di costituzione atletica e forte, eppure lui aveva dovuto aspettare che io mi mettessi in pari. Piegai le dita e, stranamente, riuscii a stargli dietro senza alcuno sforzo. Infatti, a volte sentivo le mani che mi tiravano in avanti. Mi sentii esaltato. Ero completamente felice di camminare scioccamente con quello strano vecchio indio. Iniziai a parlare e gli chiesi ripetutamente se poteva mostrarmi alcune piante di peyote. Mi guardò, ma non disse una sola parola. Salve guerrieri, sono Nick, della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. In questo mio intervento vi parlerò di come praticare correttamente la tecnica detta una forma corretta di andare, cioè un modo corretto di camminare. Numero 1. Ricordate sempre di camminare senza nulla in mano, per esempio il cellulare, e di portare i vostri oggetti in uno zaino o in una borsa. È necessario specificare che non bisogna mettere forza nelle dita. Per esempio, non è come tenere un melone in mano. Le dita vanno curvate in maniera rilassata, basta molto poco, anche alcuni millimetri. Il curvare le dita ha come scopo l'aumento dell'attenzione che portate intorno a voi. Adesso vi suggerirò un semplice esercizio
per riuscire a trovare la vostra giusta posizione. Per prima cosa, fatelo solo con una mano e guardandola. Non dovete pensare di afferrare nulla. Le dita devono restare morbide. Quando la mano è rilassata, ha una sua curva naturale delle dita. Adesso, per aumentare la curvatura, non dovete pensare di stringere qualcosa, ma solo di chiudere un po' la prima falange delle 5 dita, per intenderci, quella che va dalla nocca alla prima articolazione del dito. Non impegnate altri muscoli. Se eseguite questa semplice operazione, sentirete una lievissima tensione nell'area cervicale e dorsale. Quello che dovete cercare è questa sensazione. Almeno per me funziona così. Bisogna curvare quanto basta. Troppo è erroneo quanto troppo poco. Riprovate l'esercizio una seconda volta con tutte e due le mani. Mettetevi seduti, lasciate penzolare le braccia ai lati del corpo e curvate le dita. Quando vi sentirete sicuri di esservi riusciti, ripetete la stessa operazione in piedi e poi camminando all'interno della stanza. Adesso aggiungiamo la parte più importante, lo sguardo. Bisogna lanciare dei brevi sguardi, veloci con la coda dell'occhio. Poi bisogna guardare di fronte a sé, senza mettere a fuoco nulla direttamente, coprendo un arco che inizia dalla punta dei piedi e termina sopra l'orizzonte. Spiegheremo meglio questo passaggio nel prossimo video. Intanto esercitatevi a farlo in movimento. Forse all'inizio potreste fare delle pause, potrebbe anche darvi dei fastidi, ma Don Juan rassicurò Carlos che ciò non danneggia la vista. Quando riuscite adeguatamente, provate all'esterno, possibilmente in una zona naturale, dirigendo lo sguardo sul paesaggio circostante, senza mettere bene a fuoco nulla. Posso aggiungere che non si tratta assolutamente di uno stato di riposo, ma uno stato ideale di movimento vigile, dove le energie sono distribuite tutte allo scopo di camminare e muoversi. Una volta raggiunto un minimo di dimestichezza, si potrà riuscire a muoversi e contemporaneamente prestare molta attenzione sul percorso. Le distrazioni della mente diminuiscono, si sta nel momento presente. Si potrebbe definire una forma di base di ricanalizzazione dell'energia, cioè l'energia viene utilizzata tutta per uno scopo, in questo caso camminare senza affaticarsi. Sottolineo che alcune attività sono favorite a discapito di altre, come ogni volta che si ricanalizza energia. Per esempio, difficilmente in questo stato si ha accesso ai ricordi. Su questo principio si basa anche molta della pratica dei passi magici, dove si decide di preferire un ambito, ad esempio l'ensueño, piuttosto che un altro, ad esempio la ricapitolazione. Spero sia tutto chiaro. Raccontateci le vostre esperienze. Nel secondo video dedicato a questa tecnica ne approfondiremo il vero scopo. Infatti, Don Juan per molto tempo non rivelò il vero fine nascosto dietro a questa tecnica apparentemente banale. Per il momento sarebbe bene che vi esercitaste anche voi senza sapere bene perché lo fate. Questo video è terminato. Saluto tutti coloro che ci seguono e ringrazio per i commenti ed i riscontri positivi che stiamo ricevendo. Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno deciso in tutta libertà di sostenere il nostro canale abbonandosi o in altre forme. Grazie per la fiducia e il sostegno che ci date. Buona pratica a tutti!